carina che è questa pipetta! Una larva di mosca! Guardate che piccola! Oggi sono emozionatissima, guardate qui che cos'ho, un microscopio, mi è arrivato proprio oggi da Amazon. Se vi interessa vi lascio in info box e il link per poterlo acquistare anche voi, perché comunque penso che sia una cosa interessantissima e voglio spacchettarlo insieme a voi in questo video. Quindi io già ho provveduto, ecco, a rimuovere lo scotch con la forbice, adesso andrò ad aprirlo. Non sono troppo emozionata. Ho intenzione di fare tantissime cose con questo microscopio, quindi mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale perché ci saranno tantissime novità. Quindi allora, vabbè, questi qua sono i vari cavi. Questo qua è fighissimo perché si può adattare al cellulare, così che insomma si vede più ingrandita l'immagine, e anche per voi, insomma, per poterla vedere voi. Poi questa scatolina, vediamo un po' cosa contiene. Ok, c'è tutta una serie di roba fighissima. Ci sono pinzette, ecco, certo, anche questi qua che sono i coprivetrini, che sono importantissimi, provettine di vario genere, robettina carina, tutte provettine. Guardate che carina che è questa pipetta. E poi questa pinzetta che può servire sempre. Un bel po' di roba proprio per preparare i vetrini, ottimo, mi sembra veramente fatto molto bene, molto ricco. Questa che cosa? Ah, ecco, questa qua dovrebbe essere una borsa per, ecco, ma c'è qualcosa dentro, aspettate, la vado ad aprire. I microscopi sono strumentazioni molto delicate che necessitano anche, ecco, di una pulizia molto precisa. No, forse non c'è niente dentro, vediamo un po'. È soltanto, ecco, la borsa per trasportarlo e per tenerlo, è tipo una sorta di borsone, ecco. Wow, super utile. Poi vediamo cosa c'è. Ecco qua, c'è il microscopio, però dovrebbe esserci anche qualcos'altro dentro. Abbiamo questo libretto delle istruzioni. Comunque, anche se io insomma conosco un po' come funzionano i microscopi, però me lo andrò a leggere. E poi vediamo un po' qua che c'è. Oh, vediamo un po'. Allora, questo qua sì, dovrebbe essere per utilizzare lo smartphone, quindi senza scattare insomma la fotografia. Oddio, si è rotto un pochettino duretto. Aiuto, non si staccava. Vabbè, l'ho distrutto. Sì, ecco, premendo questo si scatta in automatico la fotografia di mio interesse. Poi ovviamente nel mio caso, per il mio cellulare, ho bisogno dell'adattatore, però non è un problema perché ce l'ho. Quindi questo però è molto utile davvero. Poi vabbè, i vari obiettivi. Questa è un'altra. Insomma, altra roba contenitiva per contenere il microscopio. Credo che questo sia proprio per coprirlo, ecco, per non farlo impolverare, perché uno dei grandi problemi dei microscopi è proprio questo, che si impolverano molto facilmente se non vengono a dovere coperti e puliti periodicamente. Infatti un pannetto pure. Oh, qua c'è il microscopio, adesso lo prendiamo. Però il mio interesse va anche a questa scatolina dove ci sono alcuni vetrini non utilizzati e altri vetrini invece già, ecco, con qualcosa da poter vedere. Ora ve lo mostro. Wow, guardate che bello. E qua ci sono anche, insomma, scritte le varie cose. Vediamo un po'.
po', ne prendo uno a caso. Wow, questa è la bocca di una farfalla. Adesso vi mostro più da vicino. Scusate perché sono super gasata. Una larva di mosca, guardate che piccola. Questi sono tutti vetrini in vetro, proprio perché, come sappiamo, insomma, ci sono anche alcuni microscopi per i bambini, perché questo qua in realtà risulta essere un microscopio anche adatto ai bambini, dove i vetrini sono in plastica, comunque ecco, non sono proprio il massimo. Io ora, prima di prendere però il microscopio, siccome sono un po' maniacale e devo dire la verità che ho seriamente paura, voglio tenerlo come se fosse questo una specie di bambino, voglio mettermi subito i guanti perché non voglio sporcarlo, perché veramente i microscopi si sporcano, che è un piacere. Quindi metto subito i guanti, così mi sento un attimino più sicura, che lo vedo proprio come uno strumento super delicato, quindi vediamo un po'. Allora, questo qua arriva fino a un massimo di 2000 per, io diciamo, ecco, non ci credo tantissimo, però ecco, ho visto anche dei video recensioni a proposito e fino ai batteri dovrebbe permettere, ecco, di vedere bene persino i batteri, quindi ecco, stiamo parlando che di certo non è un microscopio giocattolo. Eccolo qua, guardate quanto è bello, guardate, è bellissimo, viene da piangere. Adesso un pochettino, lo metto qui. Ecco, ok, come potete vedere qui abbiamo i vari obiettivi, abbiamo il 40 x, il 10 x e il 4 x, ok, e poi qui abbiamo anche gli altri. Dov'è? Eccolo qua. Quindi devo anche io stessa capire un po' come funziona adesso, perché vi dico la verità che comunque io, anche se ecco, in passato ho guardato nel microscopio, non è proprio la stessa identica cosa, quindi dovrei fare questo e poi questo per avere il nostro ingrandimento. Io farei subito una prova perché sono ultra emozionata, però c'è da dire che prima devo capire un po' come funziona. Ok, questa dovrebbe essere la lucina. Ah, però ecco, devo mettere le batterie per la lucina, quindi vado a prendere delle batterie e torno subito. Ragazzi, sono tornata. Nel frattempo ho messo le batterie e ho collegato il microscopio alla corrente, quindi adesso lo accenderò. Ok, con questa manopolina qui regolo la luce, poi ovviamente comunque vi farò un video più dettagliato per spiegarvi un po' come funziona. Questo è l'oculare, qui abbiamo quindi gli obiettivi, come dicevo, 10x, 40x, 4x. Qui abbiamo, ecco, le varie manopoline di precisione, quella più grande e quella più piccola, necessarie per mettere a fuoco. E adesso io proverei subito a vedere uno di questi vetrini già, ecco, offerti dalla ditta, quindi rimuovo. In realtà questa carta me la posso lasciare. Vediamo un po' cosa prendo. Oh, un piccolo pezzettino di intestino. Ragazzi, ecco qui, ho posizionato il vetrino della piccola sezione di intestino. Sono con l'ingrandimento 10x, come potete vedere già si vede veramente bene, molto interessante, proprio bello l'ingrandimento. Poi posso andare anche a cambiare, ecco, la colorazione, quindi quella era viola, questa è blu, questa credo sia neutra.
questa non si capisce tanto, questa è più giallognola e poi posso anche cambiare proprio la luminosità. Insomma ragazzi, farò sicuramente una recensione molto più dettagliata, anche perché ci vorrò fare parecchi video con questo piccolo arnese che spero mi accompagnerà per lungo tempo. Spero che abbia catturato la vostra curiosità. Vi invito ad iscrivervi al canale per tutte le novità, a seguirmi su Instagram, commentare, mettere like. Io mi godo un altro po' questo microscopio e ci vediamo al prossimo video. Ciao seguaci!